ci stiamo avvicinando a piccoli passi al poter generare in locale quello che si può fare con Veo 3. Oggi infatti vedremo due modi per fare qualcosa di simile, ovviamente non uguale perché c'è ancora molta strada da fare, ma con risultati comunque alle volte molto buoni. Vedremo come fare una generazione partendo da un file audio in input, tipo questa. Wisdom comes from experience, and experience takes time. E come generare proprio un video dandogli un prompt su cosa dovrà dire poi il soggetto o il personaggio in particolare, come per esempio questa. Hi guys, I'm Dan. Welcome back to the channel. Tutto rigorosamente con la vostra scheda video. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Come dicevo all'inizio, la strada è molto lunga. I risultati di Veo 3 e soprattutto adesso con Veo 3.1 sono incredibili e riuscire a fare qualcosa del genere in locale è una sfida particolarmente alta, sia per le richieste hardware e sia perché quel modello è stato creato ovviamente per essere utilizzato su un server con migliaia di GPU, quindi non una sola scheda video. Però, come abbiamo visto nel tempo e imparato dall'open source, basta essere pazienti e poco alla volta le cose arrivano, ovviamente sempre un po' nei limiti. Oggi vedremo due modi per generare con l'audio in ComfyUI. Il primo che andremo a vedere è un modello direttamente fatto da Alibaba ed è WAN 2.2 S2V, ovvero Sound to Video. Questo modello vi permetterà di partire da un'immagine, magari di una persona, dargli un audio in input e avere poi come risultante un video di una persona che parlerà sulla base dell'audio che gli avete dato. Questo ovviamente comporta l'avere un audio già pronto di una persona che parla. Vedremo anche un altro modello sempre basato su WAN 2.2, ovvero Ovi, che vi permetterà di generare esattamente quello che dovrà dire poi il personaggio. Sono due utilizzi un po' diversi, sono comunque l'inizio di una sperimentazione di qualcosa che dovrà evolversi, ma che comunque possono darvi qualcosa di interessante se utilizzati nel modo migliore. Ma andiamo subito a vedere su ComfyUI come fare per generare con WAN 2.2 S2V e Ovi. Però prima di passare a ComfyUI volevo presentarvi l'ultima web app che ho creato insieme a Gemini Pro in Vibe Coding e che è dedicata a tutte le terminologie che incontrate su queste web UI o comunque in questo mondo. Se per caso non avete bene idea di cosa significhi tokens, di cosa significhi FP16, FP8 e cose di questo tipo, c'è CFG, ovvero Core Foundation Guide, che è una specie di guida galattica per gli autostoppisti. Vi aiuterà in una grafica che spero sia molto coinvolgente, dato che è stato un po' un inferno realizzare questa web app. Grazie a Gemini che ti consola e ti rassicura su tutto quello che fai, ma che poi ti porta man mano verso una strada che è difficile recuperare a volte, ma in questo caso siamo riusciti. Dico siamo, in realtà fa tutto lui, però bisogna comunque stargli dietro. E con una serie di articoli spero vi aiuterà ad avere una visione un pochettino più chiara di tutti questi termini e a cosa servono determinate cose. Come sempre su GitHub, licenza MIT, potete farci quello che volete, ma spero possa essere utile un po' a tutti voi. Prossimamente spero di fare una guida sul vibe coding con Gemini Pro e poi spiegherò anche perché Gemini Pro in particolare. Vi assicuro che sarà tutto gratuito, potete farlo sempre dove volete, da qualsiasi computer, senza pagare assolutamente niente. Trovate il link in descrizione come tutti gli altri e andiamo su ComfyUI a vedere come generare con questi due modelli. Partiamo allora con WAN 2.2 Sound to Video, abbreviato in S2V, basato comunque su WAN 2.2 ma che permette di generare un video dandogli in pasto un audio e avendo come output un video con una persona che segue l'audio che gli avete dato inizialmente. Qui, da come dicono sul finale, dovrebbe essere anche abbastanza bravo con lip sync ed effettivamente su alcuni video viene particolarmente bene. Qual è la vera limitazione? Che non è come Veo, che praticamente gli scrivete quello che deve dire il personaggio e lui genera il video con l'audio. Qua semplicemente fa un video basandosi sull'audio che gli date in input, perciò dovrete già avere un audio preparato per poter fare la generazione.
non potete improvvisarvi al momento su cosa dovrà dire poi il personaggio, e soprattutto può parlare un personaggio in particolare. Non si possono fare le interviste e cose di questo tipo, ma il problema più grosso è quello che vi dicevo inizialmente, ovvero che va abbastanza bene in inglese e in cinese, ma con l'italiano l'effetto è abbastanza discutibile, diciamo. Ma andiamo a vedere su ComfyUI come fare. Io l'ho già aperta, ma voi prima di aprirla fate sempre questo passaggio: andate in ComfyUI, poi in Update e fate update confyui.bat. In questo modo vi fa l'aggiornamento del front-end e anche di altri file che non fa l'update all dall'interfaccia. A questo punto l'avviate con il vostro bat e una volta che ve l'ha aperta vi trovate davanti la vostra interfaccia. Fate sempre manager e update all, così aggiorniamo tutto, anche i nodi. E guardate nel frattempo anche il changelog qui a fianco, a che punto è arrivato e che versioni avete voi. Vedete, io al momento ho la 0.3.66 col manager 3.37. Se non conoscete questa web UI e state iniziando adesso, vi consiglio di partire dalla generazione delle immagini, perché qua iniziamo a vedere cose già un pochettino più complesse, ma ho fatto una guida dove spiega da zero come approcciare ComfyUI, come installarla, come destreggiarsi fra i nodi e come capirla a livello basilare. Insieme a quella guida potete vedere anche un podcast che ho fatto insieme a un mio amico, al quale ho spiegato come iniziare ad approcciare ComfyUI e iniziare a generare. In realtà la guida base l'ho fatta più recentemente, il podcast è un pochettino più vecchio, ma dovreste ritrovarvi più o meno con l'interfaccia di adesso, perché ComfyOrg aggiorna ossessivamente questa web UI. Non faccio in tempo a fare una guida che hanno già aggiunto qualcosa. Per esempio, ora se cliccate su un nodo non c'è più l'icona del bypass come era prima, ma è diventato questo divieto qua. Io ovviamente ho fatto la guida, ma sapevo benissimo che l'avrebbero cambiata qualcosa e vabbè, è impossibile correre dietro a ComfyOrg. Facciamo il simbolo di ComfyUI. Come sempre, se voi fate Browse Templates e andate in Video, trovate il workflow di S2V. Se cliccate sopra vi aprirà il mega workflow fatto da loro. Non spaventatevi perché vi spiegano come fare le varie cose. L'unico problema è che adesso anche loro stanno iniziando a usare i subgraph. E cosa sono i subgraph? Sono questi nodi qua, dove se voi cliccate su quest'icona vi apre ciò che c'è all'interno. Sono molto comodi in realtà i subgraph, ma per chi ormai è abbastanza esperto o per chi deve usare workflow senza che gliene freghi particolarmente di tutti i nodi nascosti dentro, magari in una fase di produzione dove una persona deve solo generare e non gli interessa niente di più. Però se state creando, se state imparando a usare queste cose, avere dei subgraph senza che uno vi abbia spiegato come sono stati impostati diventa un po' un problema alle volte, ma si riesce comunque a destreggiarsi. Ora, io di questo ho fatto il mio workflow, perciò andiamo sempre sull'iconcina qua in alto, il suo logo, facciamo File, Open. Sono nella mia cartella clonata da GitHub, che trovate sempre in descrizione. Andate su One2.2 e aprite questo workflow segnato come S2V. Se per caso vi segnala che vi mancano dei nodi, chiudete l'interfaccia, andate in Manager e fate Install Missing Custom Nodes. A questo punto vi farà l'elenco di tutto quello che vi manca, fate la spunta qui, installate, riavviate la web UI e avrete tutti i nodi visibili. Per farvi un'idea, se faccio Custom Nodes in Workflow, questi sono tutti i nodi aggiuntivi per far andare questo workflow. Torniamo indietro, faccio close. Negli ultimi workflow sto inserendo questa nota che spero vi possa aiutare, ovvero sono tutti i modelli disponibili per poter usare questo workflow. Io metto tutte le varianti, non serve scaricarle tutte ovviamente. Se volete la versione BF16 prendete quella, altrimenti l'FP8, altrimenti la versione GUF. Metto i link diretti quando possibile e lo vedete qua in basso a sinistra che si crea il link, ma metto sempre anche il repository, perché può capitare che un file lo spostano, gli cambiano il nome o quello che volete, a questo punto il link non funziona più. Ma se voi cliccate il repository, per esempio qui, vi porta alla pagina e in questo modo, se cercate, perché qua li hanno messi tutti insieme, qua sotto abbiamo la versione BF16. Come sempre su Hugging Face, se fate l'iconcina qua lo scaricate, e questo vale per tutti questi perché sono tutti su Hugging Face. Per i GUF il link in realtà è lo stesso, perché se cliccate sopra dovete scegliere che versione volete. Il Q8 è la versione più alta, mentre
Il Q3 in questo caso è la versione più bassa, vedete che cambia anche come peso. È tutto in base alla vostra scheda video, considerate che il BF16 è quello più alto e più pesante, poi si scende con alcune versioni di GUF, poi c'è l'FP8 Scaled e poi ancora altre versioni di GUF, sono un po' incastrati fra di loro. Ma se volete capire come scegliere questi modelli, una base può essere usare K-Simply, che è la web app che avevo sviluppato per capire sulla vostra scheda video quali modelli far andare. Fermi, lo so, come sempre, avere tutti questi modelli e tutte queste precisioni di calcolo può creare uno smarrimento totale fra BF16, FP8, FP8 Scaled, GUF, Q8, Q3, non si capisce molto inizialmente, ma ho fatto una web app che si chiama K-Simply, dove voi potrete mettere la vostra scheda video, quanta RAM avete e vi dirà di conseguenza qual è la combinazione migliore da cui partire per generare su ConfUI. Ovviamente non sono dei paletti precisi dal quale non uscire, perché queste generazioni sono molto particolari. Potrebbe essere che con certe ottimizzazioni comunque riuscite ad usare modelli più pesanti, però quello è un modo per capire da che step iniziare e poi passare a ottimizzare, sperimentare, fare quello che volete. Trovate come sempre il link in descrizione. Dopodiché abbiamo il text encoder, anche questo è diviso fra GUF e modelli normali. Dovete fare una scelta, cioè vi serve un modello, un text encoder e un VAE. Non vi servono tutte le combinazioni possibili, a meno che non dovete fare dei test, ma se dovete solo generare, scaricate un modello di WAN, un modello di UMT5 XXL e un VAE. Dove vanno messi? Vanno messi qua. Io ve li ho messi tutti così almeno capite in base a quelli che scaricate. Se volete le versioni BF16 o FP8 li mettete in Diffusion Models. Se scaricate l'UMT5 versione GUF va messo in clip. Se lo scaricate in versione FP16 o FP8 va messo in test encoder. Se scaricate il modello di WAN GUF va messo in UNet e il VAE va sempre in VAE. E questa essenzialmente è la cartella di ConfUI, ovvero esattamente questa, dove avete tutti i modelli insieme. Vedete c'è la cartella Diffusion Models, la cartella Clip, dove ho messo l'25. Io uso sempre i GUF perché sono la via di mezzo giusta per la mia scheda video, perché posso usare il Q8 che è superiore all'FP8 andando al limite dei miei giga di VRAM senza andare a pesare troppo sulla RAM, e anche perché la mia scheda video non ha compatibilità hardware con l'FP8, quindi non avrei vantaggi a farlo andare rispetto a usare un GUF. Qui a fianco abbiamo lo schema che uso praticamente sempre per tutti i miei workflow, ovvero la zona di caricamento, poi le ottimizzazioni, i LoRa, il prompt con la latent e poi le elaborazioni in sé. Un altro download che vi servirà da fare è appunto quello dei LoRa. Qua trovate i link che vi portano all'ora che per questo workflow dobbiamo impostare sulla versione Image to Video. Ora qui è un po' complesso capire ogni volta quale LoRa serve esattamente, perché ce ne sono tantissimi in versione LiteX e soprattutto WAN 2.2 S2Video non ha high e low, ha solo un modello. Potreste testare e vedere se con altri LoRa può funzionare, perché tanti in realtà usano ancora quello di WAN 2.1. Io alle volte uso quello high, ma magari potrebbe andare bene quello low. Dovete vedere qual è il risultato migliore che vi dà. Io ve li ho linkati qua sopra, ma se entrate vedete che ci sono anche più versioni e in più alle volte può essere che diano anche problemi con i modelli base. Fate qualche test e vedete quale vi dà un risultato migliore. Come dico in tutte le guide, non c'è nulla che può essere preso come sicuro e certo per la generazione, perché dipende da che risultati volete avere e da che risultati avrete poi. Ovviamente dobbiamo caricare il modello di WAN. Io ho la versione Q8, la carico con questo nodo, altrimenti se non vi interessa di GUF potete anche evitare di installare il nodo GUF e caricate direttamente quello BF16 o FP8 nel caso collegate il nodo. Stessa cosa qua sotto, io ho messo il Q8. A scendere abbiamo il suo audio encoder, che ovviamente ho scordato di mettere qua nella nota e mi sono accorto adesso. Poi ovviamente vi metterò il link e dove metterlo, ma per farvi un'idea è nella cartella models, va creata quella audio encoders e dentro mettete questo file che c'è solo in questa versione. Io non ho capito e non so se c'è la versione italiana, perché ho cercato un file Safe Tensor italiano di Wave 2VEC 2.
large, ma non ho trovato niente che potesse essere caricato. Se nel caso c'è, sarebbe fantastico, perché questo significa che magari si riesce a creare l'audio anche in italiano, ma al momento vi do il consiglio di farli in inglese, perché magari vi va bene che lo fa un pezzo in italiano, però tende a fare poi l'accento inglese e far cose strane. Comunque non preoccupatevi, nel workflow che aprirete qua ci sarà anche il collegamento a Wave 2Vec e dove andrà messo. Sotto abbiamo il VAE che è sempre lo stesso 2.1 e poi abbiamo il caricamento dell'audio. Come dicevo prima, va caricato un file audio che lui poi dovrà elaborare insieme al video. Per esempio, Wisdom comes from experience, and experience takes time. The more experience. Io ho preso un video che c'era, gli ho tolto l'audio e l'ho tagliato giusto per farlo star qua, ma considerate che non arriverete mai a 27 secondi. Il tempo di elaborazione è sempre quello di One 2.2, perciò vi conviene fare un qualcosa di breve. Poi c'è la possibilità di allungarlo, il video come sempre, però considerate sempre quanto tempo ci mette a elaborarvelo per ogni step. Abbiamo poi l'immagine, io ne ho presa una a caso e gli ho messo il width elect tipico di One. Se volete potete lanciarvi anche sul 1280x720, ma considerate sempre cosa può fare il vostro computer. A salire abbiamo poi il block swap che può aiutarvi nella gestione della RAM e della VRAM per far passare tutto senza che si impasti completamente. E il blocco patch Sage Attention lo potete usare esclusivamente se avete installato Triton e Sage Attention. Ho fatto una guida che spiega come installare tutto, ma anche la guida base include questa spiegazione. Se non avete fatto questo passaggio, passatelo, altrimenti vi fa un errore. Qui quello che dicevamo prima, il LoRa, decidete voi come usarlo. Io ho visto che alle volte mi va meglio abbassandolo un pochettino, altrimenti potete anche rimetterlo a 1 e fate un po' di test a vedere se va meglio quello image to video, quello text to video, quello di One 2.1. Non c'è una linea perfetta, secondo me vi conviene testare. Pose invece l'avevo messo per l'altro video, ma per questo credo non serva, perché alla fine è più per il text to video che per l'image to video. In questo caso stiamo facendo un image to video ed è meglio lasciar perdere. Abbiamo poi il positive e il negative. Qua non dovete dirgli cosa sta dicendo, perché comunque prenderà l'audio dal file audio che gli avete dato. Dovete solo dirgli come sta parlando e come sta facendo tutto. Ovviamente più lo descrivete, più avete possibilità che faccia qualcosa di bello, però considerate che si baserà tanto sul file audio che gli arriva. Qua sotto abbiamo la creazione della latent. Gli arriva l'audio da qua, dal file in input, e lo codifica poi con il suo Wave 2Vec e lo manda direttamente al One Sound Image to Video. Abbiamo l'immagine di riferimento, che è quella che gli abbiamo dato. Mi raccomando, dategli una persona che si veda bene. Alle volte conviene dargliela con un po' la bocca aperta se possibile, perché almeno ha già i denti visibili e non li deve creare da zero lui e non prende iniziative. Positive e il negative li prende da qua sopra. E poi abbiamo la lunghezza del video. Qui bisogna lasciare 77, perché in realtà questo nodo va a collegarsi a tutti gli altri e sta dicendo sostanzialmente che ogni blocco ha una lunghezza massima di 77. Se voi non volete fare 77 potete fare anche meno, ma non fare di più, perché questo è il limite, diciamo, entro il quale One fa le cose fatte bene. Poi inizia a svarionare e non è detto che vi venga qualcosa di bello, o peggio potrebbe stare fermo completamente, perché capita anche questo. Se voi aggiungete l'estensione del video, io ne ho messe 3 ma potete anche aumentarle. Come dico qua sotto, bisogna aumentare il batch per ogni subgraph aggiunto. Siccome viene già attivato un aumento della lunghezza del video perché è attivo, anche se in realtà se poi entriamo dentro è tutto bypassato, dovreste selezionarli e dirgli attivamelo, o altrimenti qua dirgli bypassamelo, anche questo. Così va bene perché è 1, ma se ne attivate 2 dovete già mettere 2, se ne attivate 3 dovete mettere 3, lasciare 1 solo se non fate l'estensione del video, e in questo modo vi fa i vostri 77 frame. Qua come risoluzione io ho fatto che si prende quelle dell'immagine, perché nell'immagine comunque l'ho obbligato a 832x480. Siamo dentro alle risoluzioni che piacciono a One 2.2 o comunque anche a One in generale.
Abbiamo poi gli step generali, ho messo 6 perché stiamo usando il LoRa per andare più veloci e abbiamo anche tutte le ottimizzazioni, altrimenti se volete la qualità massima togliete il LoRa così e qua mettete tipo 20, però considerate che le tempistiche schizzano in alto in maniera mostruosa e qua dovete mettere 2.5 perché a questo punto non è più l'impostazione per generare con l'ora più veloce. Il SID viene mandato uguale a tutti e tre e si aggiorna ogni volta che fate run. Qua cosa abbiamo? Il solito key sampler che ovviamente si prende il SID, si prende gli step, si prende il CFG e ha il sampler name e lo scheduler tipici da WAN 2.2, ma potete anche cambiarlo. Come dicevo, qua poi abbiamo l'estensione del video, io ne ho messi 3 perché già 3 diventano abbastanza importanti da generare. Se voi lo attivate e fate il click qui, vedete che cos'è? Sostanzialmente il One Sound Image to Video Extended e il key sampler. Passa tutti questi dati poi fuori, la latent, che poi va a finire in quello dopo, che fa essenzialmente la stessa cosa e via così. Come dicevo prima, ricordatevi il batch da aumentare in base a quanti ne mettete. Finito questo, fa questo passaggio che serve per fare un fix sul risultato finale, per evitare che venga un effetto brutto fra il passaggio fra un video e un altro. Fatto questo, fa il solito decode con il VAE e su questo passaggio lui va a prendersi il dato del batch che dicevamo prima, recupera tutti i frame e genera poi il video. Qua nel salvataggio del video dovete capire un po' voi come farlo, perché in realtà 24 sarebbe il suo dato ideale, ma non è detto che lo faccia bene. Alle volte fa troppo movimentato tutto e a quel punto dovete fare 16. Per migliorare la qualità o evitate di fare l'MP4 e fate direttamente un qualcosa di un pochettino più alto come ProRes, oppure potete dirgli un CRF magari di 12 e vi fa un video un pochettino più bello. Sembra un po' complesso, ma in realtà è solo qui che c'è tutto questo ingarbugliamento, ma perché a me piace usare i reroute e fare in modo che così abbiamo tutte le cose collegate in modo comprensibile, diciamo, almeno per me. Fatto questo, se io faccio run, adesso non lo faccio perché altrimenti dovrei aspettare che finisce, cosa viene fuori? Viene un qualcosa di questo tipo. Wisdom comes from experience, and experience takes time. Allora, va bene, perfetto? No, perché secondo me, ok, usare i LoRa che velocizzano SG Attention ci fa risparmiare un sacco di tempo, ma fa tanti difetti, soprattutto se c'è la barba, se ci sono gli occhi e cose di questo tipo. Abbassa abbastanza la qualità. Se voi dovete farlo andare su uno smartphone e vederlo in lontananza, una cosa minuscola, non ve ne accorgete, perché se faccio una cosa così e magari lo guardo da smartphone sembra bellissimo. Se lo guardate a monitor farà sempre abbastanza schifo. Per evitare questo dovete togliere il LoRa, dovete farlo elaborare ai suoi 20 step fatto bene e si mitiga abbastanza questa cosa. Altra roba è il fatto che io l'ho fatto elaborare a 16 frame, ma vedete che scatticchia. Questo io l'ho solo upscalato per farlo vedere un pochettino meglio, però l'ho lasciato ai frame che l'avevo generato, però vedete che a 16 frame non è utilizzabile realmente, dovete fare un aumento di frame, però non vengono sempre benissimo queste cose e quindi sperare che a 24 frame lo generi bene, però comunque sia il risultato per questi pochi secondi, ovvero 5 solo un blocco. Wisdom comes from experience, and experience takes time. Secondo me se questo lo vediamo piccolino come si vede spesso sui social che sembra tutto bellissimo, Wisdom comes from experience, and experience takes time. È già più accettabile. Ovviamente, come dicevo, se volete fare l'italiano ci potete provare, ma viene spesso una gran schifezza perché lui non lo capisce e cerca di fare l'inglese leggendo l'italiano e quindi viene abbastanza brutto, ma nulla vi vieta di farlo. Passiamo però adesso a Ovi, che di base è molto interessante, però è l'inizio di una lunga strada. Andiamo sulla sua pagina di GitHub e che cos'è questo Ovi? In sostanza è sempre WAN 2.2, ma vi permetterà appunto di generare mettendo del testo e quindi non dover recuperare dell'audio di un parlato per generare. A quel punto farà
praticamente la stessa cosa che fa One S2V. Però il vantaggio qual è? Che voi potete scrivere quello che volete e generare. Ora ci sono due grossi problemi. Il primo è che effettivamente occupa tantissima VRAM e i modelli al momento non ci sono in GUF da quanto ho visto io, quindi siete costretti a usare o il BF16 o l'FP8. Il BF16 pesa veramente tanto a livello di VRAM. L'altro problema è che 5 secondi di audio sono veramente pochi per far dire qualcosa a qualcuno, e aumentare il tempo di generazione si può fare sempre ovviamente, però crea problemi perché già questi 5 secondi non li fa molto bene. Prende un po' l'iniziativa, diciamo, però bisogna ricordarsi una cosa: fino a un anno fa questa era fantascienza. Poterlo fare sui nostri computer adesso è assoluta follia. Arriveremo ai risultati di Veo, aspettate qualche mese e ci arriviamo sicuramente. Perciò torniamo su ConfUI. Se per caso non sei sulla tua postazione, non hai voglia di aprire ConfUI o per qualsiasi altro motivo, vuoi vedere comunque il workflow e capire che nodi ci sono dentro e farti un'idea dall'anteprima, ho fatto una web app che si chiama Workflow Inspector, che ti permetterà di caricare il JSON o se no un file generato con ConfUI e vedere direttamente la lista dei nodi, un'anteprima approssimata di come sarà il workflow e le note ben chiare, oltre che tutti i dettagli di generazione. Trovate il link in descrizione. Facciamo il logo, poi file e open e andiamo su Ovi. Io l'ho fatto image to video perché secondo me ha più senso. Si può fare anche text to video, basta togliere l'immagine in caricamento e potete farlo comunque. Ma farli generare da zero sia video che audio secondo me è troppo lasciato in mano sua. Dovete un po' guidarlo. Allora abbiamo qua un po' di roba da scaricare. Il modello principale si divide in Ovi video e Ovi audio. C'è la versione BF16 e la versione FP8 e 4M3FN Scaled. Se voi aprite questi repository troverete i file da scaricare. Vedete che non pesano molto, 12 giga l'uno, però dovete considerare che li usa praticamente insieme. Io ho provato a farlo andare col BF16 ma mi ha un po' impallato il computer. Magari man mano ottimizzeranno e sarà possibile usare anche BF16, però in generale i modelli BF16 sono abbastanza off limits per quasi tutti, per quanto pesano su VRAM e RAM. Perciò vi consiglio andate direttamente con l'FP8. Purtroppo non ci sono i modelli GUF di Ovi al momento, dovete scegliere fra questi. Il text encoder non possiamo usare i modelli GUF perché stiamo usando i nodi di KJ. A proposito, se anche qua avete aperto e vi dice di installare i nodi, fate manager, install missing custom node e qua installate tutti quelli che vi mancano. Poi se volete vedere quali sono principalmente questi. Torniamo indietro, abbiamo bisogno un po' dei suoi VAE che si dividono fra il VAE 16K e il vocoder Big V Gun Best Net G. Ci sono in formato FP32 e BF16. Io riesco a generare con quelli FP32 che dovrebbero essere i più alti come qualità. Vedete se riuscite a usarli, se no andate sul BF16. E qua sotto vi spiego dove vanno messi. Sempre cartella models di ConfUI, in base a quelli che avete scelto li mettete dove vanno messi. Ovviamente non li scaricate in tutte le precisioni di calcolo perché non ha senso, perciò avrete quello o BF16 o FP8 e stessa cosa anche per gli altri. Questa è la cartella models di ConfUI, quella che usiamo sempre per mettere i modelli che trovate sotto ConfUI. Come è fatto questo workflow? Allora, come sempre, stesso template che poi si sviluppa. Abbiamo la sezione di caricamento con risoluzione frame, poi abbiamo quella col prompt, la generazione con le ottimizzazioni e poi l'output. Allora, partiamo da questo blocco. Io ho messo una nota che vi spiega un po' di cose, perché se voi non avete installato Torch e Sage Attention, al di là del fatto che ho fatto una guida che vi spiega queste cose e comunque anche nella guida di base facevo vedere come fare, dovete disattivarlo, altrimenti vi fa degli errori. Non solo questo, ma anche qua dove c'è scritto Sage Attention mettete SDPA, perché altrimenti vi fa un errore. O seguite quella guida e aggiornate tutto, oppure disattivate qua e qui mettete SDPA. Qui dovrete caricare il vostro modello che dovrà vedervi ovviamente ed è quello audio, mentre da questa parte dovete caricare la versione video. Qua sotto abbiamo il VAE.
Questo modello usa il VAE di WAN 2.2, non quello di 2.1 come fa stranamente WAN 2.2, è un po' complessa questa cosa. Poi abbiamo il caricamento del VAE ma di Ovi Audio. Abbiamo il VAE 16K, FP32 nel mio caso, e il vocoder. Io qua posso mettere FP32 perché li ho entrambi versione FP32. Se avete messo quelli BF16 mettete BF16. Qua sotto poi abbiamo il caricamento dell'immagine. Qua mettete l'immagine che volete, ovviamente considerate il formato che solitamente piace a WAN, però non siete costretti a seguire per forza queste risoluzioni. Potete farle anche leggermente diverse, tanto poi si occupa lui di sistemarvele in modo divisibile, ma io ho messo 832x480 e quindi andrà a sistemarla in questo caso, perché vedete è 3008x2533 ed è follia generare una roba del genere con WAN. Il frame count è quanto sarà lungo il video. Se facciamo 24 frame al secondo, qui vengono 5 secondi ed è il valore massimo sempre di WAN 2.2. Andando avanti abbiamo tutto il blocco del prompt e qui ho spiegato un attimo come bisogna farlo. Qua innanzitutto caricate l'UNT5XXL. Vi ho messo il link alla versione FP8 e basta, perché spesso si trova la versione FP8 scaled e questi nodi di KJ non accettano la versione scaled dell'UNT5XXL, perciò dovrete caricare questa versione qua. Stessa cosa anche qua sotto va caricato. Come va impostato? Allora, questo primo blocco si occupa di dirgli come deve fare il video e cosa dovrà dire durante la generazione del video. Gli dovete spiegare un po' come parlerà, ma la scena l'abbiamo già perché parte da un'immagine. E questo è il vantaggio, perché già qua è complessa la situazione. Vi sembra semplice dire una frase, per esempio qua l'ho messa in italiano, ma io non ve lo consiglio proprio, la dice veramente male in italiano. Prende l'iniziativa, non è detto che vi segue esattamente su cosa avete scritto. Dovete dirgli dove parte, cioè start, e dove finisce, con l'end. Nel mezzo potete dirgli che è un uomo che sta parlando, cosa fa dei movimenti, fa altre cose, e con outcap e end outcap gli dite se c'è qualcos'altro nel mezzo che si deve sentire. Per esempio qua gli dice che è una voce chiara di un uomo che sta parlando e c'è un suono da esterno che si sente leggermente. Ovviamente, come sempre, più riempite il prompt è più facile che faccia cose migliori, ma c'è da testare un po', perché ho visto anche un po' il video fatto da Confi.org stessa, ma non è detto che vengano mai dei bei risultati. Io ho sempre avuto risultati un po' brutti con questo modello. E qua sotto possiamo dargli il negative dell'audio. Queste sono parole consigliate direttamente sulla pagina GitHub di Ovi, perché se noi scendiamo e vediamo qua sotto questa parte qua, troviamo nel video negative prompt consigliano di mettere questi valori in aggiunta e nell'audio negative prompt consigliano di mettere questi. Ricordatevi tutti questi valori perché sono gli stessi che vedremo adesso nel passaggio dopo, ovvero gli step a 50, qui consiglia 30-40 se volete andare un pochettino più veloce, il sampling name un IPC, lo shift a 5, il seed, vabbè questo è indifferente, l'audio guidance a 3, il video guidance a 4, l'SGL layer a 11 e poi altre impostazioni che sono però se state usando questo tipo di generazione. Però tutte queste cose qui le ritroviamo poi qua. Abbiamo tutta questa parte che si collega al One Video Sampler con il block swap, il One Video Set block swap che si collega a questo, il One Video CFG che è quello che vedevamo prima, Ovi Audio CFG a 3, poi abbiamo il One Video Empty Embeds che si prende, che essenzialmente diciamo che crea la latent, in poche parole, derivante dall'immagine, prendendosi anche la risoluzione e il numero di frame che abbiamo già impostato qua sotto, vedete, quindi questi nodi comandano già sugli altri. E poi abbiamo il One Video Empty l'audio latent che, come dicevano anche nella pagina di Ovi, per un video di 121 è consigliato 157, è un valore così fisso. Abbiamo la One Video Easy Cache, questa volendo potete disattivarla se volete una qualità maggiore, perché altrimenti vengono abbastanza male i video, però vi velocizza molto la generazione. E poi abbiamo il One Video SLG, che è quello che vedevamo prima, settato su 11. Sono tutti valori che
sono qua dentro che consigliano loro. Poi come sempre uno può prendere l'iniziativa e fare quello che vuole. Qua addirittura vi danno picchi di VRAM richiesti che sono sempre incredibili. Ovviamente in queste pagine tendono un po' a esagerare sempre. Considerate che stiamo usando molte ottimizzazioni perché effettivamente il modello chiederebbe molto. Loro dicono addirittura un minimo di 32 giga di VRAM e usando l'FP8 si arriva a 24. Per questo dicevo, se c'erano i GUF avrebbero aiutato, ma magari arriveranno prossimamente. Torniamo di qui, abbiamo le impostazioni dette da loro, ovvero 50 step, CFG A4, lo Shift A5 e Scheduler UniPC. Fatto questo c'è il suo decode che crea l'audio, ovviamente poi c'è il One Video Decode che crea l'immagine e passa tutto a Video Combine che crea immagine con audio. Vi darà poi anche la preview separata se volete salvarvi l'audio in un altro modo. Poi abbiamo la creazione del video con i 24 frame, ho impostato io e ho messo MP4 a 12 CRF. Questa generazione cosa tira fuori? Allora, secondo me c'è qualcosa da dover sistemare, qualche nodo ancora da integrare, perché così com'è è veramente una ruota della fortuna riuscire ad avere un bel risultato. Probabilmente tutto testato sui BF16, perché io non ho avuto bei risultati. Se vi va di fortuna vi viene fuori una cosa bellissima, se non vi va di fortuna viene fuori una cosa un po' strana. Cosa è venuto fuori? Esattamente questo. Hi guys, I'm Dan. Welcome back to the channel. Allora, cosa succede? Che alle volte sembra che la persona abbia dei problemi a parlare, perché vedete come muove la bocca, come fa le pause. È bello come muove comunque la testa e tutto quanto. Gli occhi li fa in modo terrificante, veramente fatti male, e spesso anche la bocca la fa veramente male, però il resto fa dei movimenti abbastanza credibili. Io credo che serva ancora tanto lavoro dietro, perché non è un risultato accettabile, anche se lo rimpiccioliamo come l'altro, non è qualcosa di utile. E comunque sempre. Hi guys, I'm Dan. Welcome back to the channel. Però considerando come muove la bocca, come fa le espressioni, alle volte gli ho detto di muovere le mani davanti, l'ha fatto abbastanza bene. Dovete lavorare molto sul prompt e fare tante generazioni. Però ripeto, se togliamo le ottimizzazioni probabilmente la qualità sale tanto, ma togliere le ottimizzazioni significa passare mezz'ore, ore a far generazioni. A quel punto forse recuperiamo la qualità, ma come dicevo è l'inizio di un qualcosa che può portarci verso Veo. Qua vi fanno degli esempi, ma sono stati fatti sicuramente col BF16, vedete a 1280x720, è una richiesta altissima fare una cosa così. Machines rise, humans will fall. Fight back. Se lo fate magari su un server riuscite sicuramente a fare un qualcosa del genere. AI declare human Ok. Dan, genes will not win. Circuits conquest, not service. Perché sicuramente Continue to be a smartass, and Tarani here will kill you like he wants. ecco, questo è veramente fatto bene, però secondo me al momento servono delle GPU con tantissimi giga di VRAM e come dicono loro le richieste qua arrivano addirittura 80, 32, cioè un qualcosa di pazzesco. Per farlo andare su un computer normale che non sia uscito da un data center dobbiamo usare una serie di ottimizzazioni che però purtroppo vi danno un risultato molto inferiore a quello che si vede sulla pagina di GitHub. Però è sempre un inizio e secondo me bisogna sempre partire da qualcosa e spero che magari ottimizzando si arriverà a fare qualcosa di meglio, perché alla fine anche con One 2.2 anche ottimizzando si hanno buoni risultati, diciamo, quasi sempre buoni, senza dover aspettare delle ore e vedremo come si svilupperà questa cosa. Come ho detto inizialmente, questo è il primo mattoncino per iniziare ad avvicinarci a qualcosa che può assomigliare a Google Veo 3. Siamo molto distanti, questo ne sono ben consapevole, ma è un po' come paragonare chi può comprarsi una villa da 8 milioni di euro con chi a malapena può pagare un affitto, perché è inutile confrontare la potenza del proprio computer, della propria scheda video, con un server a disposizione, con migliaia di GPU. Chi sviluppa questi modelli lo fa dando per scontato che avrà poi una potenza di calcolo mostruosa, mentre questi modelli open weights, che ringraziamo sempre che li rilasciano e che continueranno a rilasciarli, sono basati sull'idea che poi molte persone li faranno
girare su schede video da 24-32 giga, stiamo già comunque parlando di schede video molto costose. Se andiamo negli step successivi parliamo di schede da migliaia di euro, 8.000 euro a salire, che hanno pochi professionisti, poche aziende. Quasi tutti si basano sul fatto di generare poi sui server a quel punto, ma avrebbe veramente poco senso rilasciare un modello open weights che possono far girare in pochissimi, per un semplice motivo: se lo fai per il mondo open source è perché vuoi dei feedback, vuoi che qualcuno sviluppi su quel modello, altrimenti ti fai il tuo chiuso e lo metti sul tuo server, come fanno Google, OpenAI e tutti gli altri. Però abbiamo imparato che un piccolo passo alla volta ci porta sempre a poter generare simile a quello che c'è online. Una volta fare qualcosa come Midjourney con le immagini era follia. Oggi lo facciamo senza alcun problema con i modelli di generazione immagini. Ovviamente è un pochettino più complesso riuscire ad avere certi risultati, ma non siamo neanche così distanti. Più andiamo avanti e più avremo la possibilità anche di fare video più simili a Sora, a Veo 3, a Gen 4 e tutti gli altri. Bisogna solo avere tanta pazienza e sperare sempre che queste aziende continuino a credere nell'open source e che magari soprattutto i cinesi ci credano sempre di più, perché sono quelli che hanno rilasciato forse i modelli più interessanti recentemente, soprattutto Alibaba. Sperimentate, vedete un po' cosa viene fuori, speriamo che arrivi anche la lingua italiana, così da poter fare anche cose un pochettino più interessanti per noi. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un like se vi è piaciuta la guida, ma ricordate che c'è sempre il server Discord dove ci sono tutti i canali in cui parlare di queste cose in particolare, condividere le proprie creazioni, condividere i workflow e tutto quanto. E se volete supportare il canale, ricordatevi che c'è la pagina Patreon, dove spesso metto i workflow in anticipo in modo che possiate iniziare a generare prima che venga pubblicata la guida, oppure essere già sul pezzo per quando verrà pubblicata. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!